Vacanze romane. Capitolo 1. La principessa stanca. Roma. Una città bellissima, piena di storia, sole e profumo di caffè. Ma io non vedo niente di tutto questo. Mi chiamo Anna, sono una principessa. E tutti pensano che la mia vita sia perfetta, ma nessuno sa quanto sia difficile respirare quando ogni tuo gesto è programmato. Sveglia all'alba, colazione con 10 persone, riunioni, incontri, discorsi. Tutti mi parlano, ma nessuno mi ascolta davvero. Oggi siamo arrivati a Roma per una visita ufficiale e la città è in festa. Fiori ovunque, fotografi, saluti e inchini. Io sorrido, certo, è il mio lavoro sorridere, ma in realtà mi sento sopraffatta. Sento di aver bisogno di aiuto. Dopo cena, nel mio appartamento del palazzo, il medico di corte entra silenzioso. Principessa, questa iniezione la aiuterà a rilassarsi, dice con voce calma. Poco dopo sento la testa diventare leggera. È strano, ma piacevole, come se tutto intorno si muovesse più lento. Mi sdraio sul divano, ma dentro di me cresce una voglia troppo forte di scappare, di uscire da quella prigione dorata. Allora, senza avvisare nessuno, indosso un cappotto semplice, senza corone, senza titoli, e scendo dal palazzo da una porta secondaria. Nessuno mi ferma, nessuno si accorge di niente. Le strade di Roma sono vive, rumorose, vere. Mi siedo su una panchina vicino al Tevere, l'aria è fresca, la città brilla sotto le luci. Mi sento libera. Ma improvvisamente il mondo comincia a girare, le gambe non mi reggono più e il cuore batte forte e veloce. L'iniezione iniziava a fare veramente effetto. L'ultima cosa che vedo è un uomo che mi guarda sorpreso. Poi tutto diventa buio. Chi è? Dove sono finita? Capitolo 2. Una notte di libertà. Quando riapro gli occhi, vedo un soffitto sconosciuto. Non ci sono lampadari dorati né tende di seta, solo una stanza semplice, piccola, con una finestra aperta e l'aria della notte che entra leggera. Ehi, tutto bene? Mi giro lentamente. Un uomo mi sta guardando. È giovane, forse sui 30 anni, con i capelli spettinati e lo sguardo attento. Sembra sorpreso, ma non spaventato. Ti ho trovata addormentata su una panchina. Era tardi, pioveva. Sembravi un po' fuori posto. Provo a rispondere, ma ho la bocca secca. Lui mi porge un bicchiere d'acqua che bevo tutto in un sorso. Come ti chiami? Mi chiede. Mi fermo un secondo. Dire principessa Anna non è una buona idea. Anya, rispondo. È il primo nome che mi viene in mente. Lui sorride. Io sono Joe Bradley, giornalista. Cerco di alzarmi, ma le gambe tremano ancora, anche se mi sento un po' meglio. Scusa per il disturbo. Adesso vado. Joe mi guarda perplesso. A quest'ora? Non sai nemmeno dove sei. Aspetta almeno domattina. C'è un divano, puoi dormire lì, tranquilla. Ha ragione. Mi risiedo piano. Lui mi offre una coperta e sparisce in cucina. Mentre chiudo gli occhi, sento i rumori della città che dorme. È una pace strana, una libertà che non ho mai provato. Ma dentro di me so che quest'uomo tornerà a farmi delle domande e che la mia piccola bugia, Ania, potrebbe durare poco. Domani sarà un giorno difficile. Capitolo 3. Incontro con Joe. Mi sveglio con il profumo del caffè, la luce entra dalla finestra e per un attimo dimentico tutto. Il protocollo, i vestiti stretti, i discorsi ufficiali. Poi sento una voce. Buongiorno, principessa.
Mi blocco. Mi ha scoperta? Alzo lo sguardo. Joe è in piedi con 2 tazze in mano e un sorriso ironico. Scherzo! Buongiorno, Anya. Tiro un sospiro di sollievo. Prendo la tazza e bevo piano. Il caffè è forte, vero. Non come quello annacquato che mi danno a corte. Joe mi guarda mentre bevo. Allora, da dove vieni? Pausa. Non posso dire la verità, non posso parlare del mio paese, della mia famiglia, dei miei doveri. Dal nord, dico, sono in vacanza da sola. Interessante. Joe accenna un sorriso, ma i suoi occhi mi osservano troppo attentamente. Lui è diverso dagli uomini che conosco. Non si inchina, non finge, è curioso, ma calmo e sicuro di sé. Mi mette un po' a disagio, ma allo stesso tempo mi incuriosisce. Dopo colazione, Joe si mette la giacca e prende il cappello. Ti va di fare un giro? Mi illumino. Davvero? Ti faccio vedere Roma come non l'hai mai vista. Io annuisco, entusiasta. Non posso dire di no. Ma appena esco dalla porta, lui si ferma un momento, tira fuori il portafoglio, guarda qualcosa, poi lo rimette via in fretta. Non capisco. In realtà lui adesso sa chi sono e quel giro per Roma per lui è molto più di una passeggiata. Ma questo io non lo sapevo. Capitolo 4. Un giorno a Roma. Roma è meravigliosa. Camminiamo tra vicoli stretti e piazze immense, con il sole che scalda la pelle e il rumore dei motorini che passa veloce. Joe mi mostra ogni angolo come se fosse casa sua e io mi sento leggera. Questa è Piazza di Spagna, dice. Qui la gente si siede, sogna, si innamora. Io mi siedo sui gradini, rido, tolgo le scarpe. Mi sembra di vivere per la prima volta. Nessun impegno, nessun fotografo, nessuna regola. Solo io e lui. Ma Joe è silenzioso, ogni tanto guarda l'orologio. E poi, quando pensa che io non lo veda, tira fuori un piccolo taccuino e scrive qualcosa. Che fai? Chiedo curiosa. Niente, prendo appunti. Su di me? Magari. Sorride, ma cambia argomento. Hai fame? Mangiamo in una trattoria semplice, con tavoli di legno e tovaglie a quadretti. Ordina per me. Pasta, pane, vino leggero. Tutto ha un sapore nuovo. Ogni tanto, nella sua voce, sento qualcosa di strano, come se ci fosse un secondo pensiero dietro le parole. Quello che non so è che Joe, questa mattina, è andato in redazione. Ha visto la mia foto sul giornale. Principessa Anna scompare durante la visita a Roma e adesso ha un piano, un articolo esclusivo, un'intervista segreta, una notizia da prima pagina. Io? Io vedo solo Roma. Lui invece vede il colpo della sua carriera. Ma qualcosa nei suoi occhi cambia e io non so ancora quanto. Capitolo 5. La Vespa e la fontana di Trevi. Mai guidato una Vespa? Chiede Joe con quel suo sorriso mezzo serio, mezzo ironico. Scuoto la testa, ma gli occhi brillano. Mai. È il momento giusto. Mi sistema il casco, mi spiega velocemente i comandi, poi mi lascia da sola. Vai piano, dice. Roma non scappa. Le mani mi tremano un po', ma accelero. La Vespa salta come un cavallo selvaggio e io grido di gioia. Il vento nei capelli, il rumore della città, la gente che ride vedendomi passare. Joe mi segue correndo, poi salta dietro di me. Ok, adesso guido io. Giriamo tutta Roma, il Colosseo,
il mercato, le strade del centro. Sembra un sogno. Poi arriviamo davanti a una fontana enorme, bianca, piena di statue. È la fontana di Trevi, dice Joe. Si lancia una moneta ed esprimi un desiderio. Prendo una moneta, la tengo stretta tra le dita e penso a tutto quello che ho perso, a tutto quello che, forse, posso ancora avere. Chiudo gli occhi e lascio andare la moneta. Non dico il desiderio ad alta voce, ma Joe mi guarda e forse l'ha capito. Nel pomeriggio ci fermiamo in un parco, sotto un albero. Joe stende la giacca per farmi sedere. Parliamo per ore di tutto e di niente. E per un attimo dimentico chi sono. Sono solo una ragazza in vacanza a Roma. Ma non siamo soli. Da lontano, un uomo con una macchina fotografica scatta una foto. Questa non è solo una giornata perfetta, è anche l'inizio di una verità che qualcuno, molto presto, dovrà affrontare. Capitolo 6. Il fotografo segreto. Non mi accorgo di nulla. Io rido, corro, parlo e Joe mi guarda, risponde, ma a volte resta in silenzio, come se ascoltasse un'altra voce dentro di sé. Chi era quell'uomo con il cappello? Chiedo, mentre beviamo una bibita seduti a un tavolino. L'ho visto 2 o 3 volte durante la giornata, sempre nei paraggi, sempre con una macchina fotografica. Joe si finge sorpreso. Quale uomo? Quello che scattava foto non sembrava un turista. Lui ride, ma non troppo convinto. Roma è piena di gente curiosa. Cambio discorso perché non voglio rovinare il momento, ma qualcosa dentro di me si muove, una piccola ombra. L'uomo con il cappello si chiama Irving. È un fotografo, il fotografo di Joe. E tutto quello che faccio, la Vespa, il gelato, la fontana di Trevi, finisce nel suo rullino. Ma ovviamente questa era un'altra delle cose che non sapevo. Joe ha promesso al suo capo un'esclusiva, una giornata con la principessa misteriosamente scomparsa. Una bomba giornalistica, fama e soldi. Solo che ora non è più così semplice, perché ogni parola che dico, ogni sorriso che faccio, comincia a toccarlo. E lui non è più sicuro di cosa voglia davvero. Domani, dice Joe mentre camminiamo verso il fiume, potresti raccontarmi qualcosa di te. Davvero. Io lo guardo. Forse. La verità è vicina, troppo vicina. E tra le luci del tramonto e il rumore dell'acqua, sento che questa giornata non finirà come le altre. Qualcosa sta per cambiare tra noi, o forse dentro di me. Capitolo 7. La verità a metà. Il giorno dopo, Joe arriva presto. Mi trova seduta sul letto, con lo sguardo fisso fuori dalla finestra. Sei pronta per un altro giro? Chiede, ma stavolta la sua voce è meno leggera. Io annuisco, ma dentro sento un peso. Passeggiamo per i giardini del Gianicolo. La vista su Roma è mozzafiato, ma Joe sembra nervoso. Si sistema il colletto, si passa la mano tra i capelli. Ania, comincia. Sì? Tu non sei proprio una turista, vero? Mi fermo, il cuore batte più veloce. Lo guardo. Lui mi guarda. Chi sei, davvero? Vorrei rispondere e dirgli tutto. Dirgli che mi chiamo Anna, che sono una principessa, che ho disobbedito a ogni regola per vivere, per respirare, ma ho paura. Non sono chi pensi, dico solo, ma non voglio mentirti. Joe abbassa lo sguardo. Io neanche. Lo dice piano, come se avesse paura delle sue stesse parole.
Poi aggiunge: volevo scrivere un articolo su di te. Sapevo chi eri già da ieri mattina. È come se l'aria diventasse improvvisamente fredda. Mi hai usata? Chiedo. No, almeno non più. Silenzio. Il vento soffia tra gli alberi. Una foglia cade tra noi. Quindi tutto questo? Era reale, lo è ancora. Vorrei credergli, ma dentro sento qualcosa rompersi. E in quel momento una macchina elegante si ferma vicino alla fontana. Scende un uomo in giacca nera. È uno dei miei e mi sta cercando. Il tempo che ho rubato sta per finire. Capitolo 8. Il ritorno. Non corro, non grido e non scappo. Guardo solo quell'uomo in giacca scura che si avvicina. Il suo sguardo è fermo, severo, sa chi sono e sa dove devo tornare. Joe resta immobile e non dice niente, forse perché capisce che è finita. L'uomo si avvicina a me e parla con rispetto. Sua Altezza, è ora di tornare. Annuisco, non protesto. Sento la stanchezza entrare in ogni parte del mio corpo. Joe abbassa lo sguardo. Anna? Mi volto verso di lui. Non scriverai quell'articolo, vero? Gli chiedo, a bassa voce. Lui fa un mezzo sorriso, amaro. No, ma Irving ha le foto. Brucia-le. Lui annuisce piano, ma non so se lo farà davvero. Salgo in macchina. La portiera si chiude e con quel gesto tutto si chiude. La mia libertà, la leggerezza, la giornata rubata a una vita che non ho scelto. Guardando dal finestrino, vedo Joe rimanere solo nella piazza. Non fa un passo, non alza la mano, ma solo lo sguardo e in quegli occhi c'è tutto. Rabbia, rimpianto e qualcosa che assomiglia a un addio. Non piango, non ora, ma dentro ogni ricordo brucia. Mentre la macchina parte, sento la città allontanarsi. Le sue strade, la fontana, la vespa. E lui. Torno ad essere chi sono sempre stata, ma non sarò mai più la stessa. Capitolo 9. L'intervista. Il giorno dopo indosso di nuovo il mio abito ufficiale, trucco perfetto, spilla di famiglia sul petto, mani ferme. Sono di nuovo lei, la principessa. Ma dentro qualcosa si è spento. La conferenza stampa è pronta, le luci, i microfoni, i giornalisti in prima fila. Tutti aspettano di sentire la verità. Dove sono stata e perché. Salgo sul palco e il mio segretario mi porge il discorso preparato. Lo prendo, lo guardo e lo piego con calma mettendolo via. Parlo a braccio. Chiedo scusa per l'assenza non annunciata. Ho avuto un momento privato e credo che ogni essere umano a volte ne abbia bisogno. Silenzio. Nessuno fiata. Ringrazio la città di Roma e chi mi ha aiutata senza sapere chi fossi davvero. I miei occhi cercano la sala. Lo vedo, è lì, in piedi in fondo. Joe. Camicia chiara, giacca stropicciata, lo sguardo fisso su di me. Lo so, ha deciso, non pubblicherà nulla. La conferenza finisce, i giornalisti urlano domande, ma io scendo in fretta. Passo davanti a Joe. Per un secondo ci guardiamo, ma nessuno sorride. C'è qualcosa nei suoi occhi, un ti capisco, un ti ricorderò. Poi lui si gira e esce. Io torno nei corridoi dorati della mia vita, lontano da lui, lontano da me. Capitolo 10. Un ultimo saluto. Sono passati solo 2 giorni, ma mi sembrano anni.
Roma continua a vivere là fuori, rumorosa e luminosa, mentre io resto chiusa nel mio palazzo, tra incontri ufficiali, pranzi eleganti e discorsi scritti da altri. Ma oggi, per la prima volta, qualcosa è diverso. Mi dicono che c'è un giornalista americano in visita che fa parte di una delegazione internazionale. Vogliono che lo riceva per un breve saluto. Accetto, anche se so già chi sarà. La porta si apre. Joe entra. È vestito con cura, ma ha ancora quell'aria da ragazzo che non segue mai le regole fino in fondo. Ci stringiamo la mano, un gesto semplice, ma pieno di cose non dette. Ci sediamo l'uno di fronte all'altra, sotto gli occhi attenti dei diplomatici. È un onore incontrarla, Altezza, dice lui. L'onore è mio, signor Bradley. Sorridiamo solo con gli occhi. Parliamo del nulla, del tempo, dei monumenti, della stampa internazionale. Una conversazione vuota davanti agli altri. Ma poi, mentre si alza per andarsene, Joe fa un piccolo gesto. Mi porge una busta chiusa che nessuno nota. Un ricordo del tuo tempo in Italia, dice. La prendo e la tengo stretta, ma non la apro subito. Solo quando lui è ormai uscito, sola nella mia stanza, la apro piano. Dentro c'è una fotografia. Io sulla Vespa, mentre rido, libera. Nessun titolo, nessun articolo, solo quell'immagine. Un frammento di felicità rubata, un segreto tra noi e forse il nostro vero addio.